Durante le forti mareggiate di marzo, sulle scogliere a picco della Sardegna si radunano grossi banchi di sarghe. Pescare in queste condizioni non è facile e può essere molto pericoloso, addirittura letale, a causa delle onde alte e del fortissimo vento. Ma per chi ama il mare come me, il richiamo è irresistibile. La pescata di oggi comincia così, su queste scogliere impervie, perché oggi è una giornata delle poche in Sardegna dove il mare è veramente mosso di scirocco e forse si riescono a trovare i grossi saraghi. Andiamo nel posto, va! Cielo scuro, bassa pressione, vedete già qui va bene, però l'acqua è troppo bassa, voglio cercare, diciamo, quei punti dove l'acqua, la corrente va verso fuori per poter pasturare e cercare di pescare i saragoni, quindi proviamo ad andare più avanti. Quando si pesca dalle alte scogliere rocciose è fondamentale trovare il punto giusto. Non solo il punto dove il pesce possa avvicinarsi alla scogliera, ma anche quello dove è più agevole scendere. E dopo 20 minuti, passando su stretti sentieri, tra fichi d'India e ginepri, arriviamo a quello che sembra essere il posto perfetto. Qui già potrebbe andare molto bene pescare, il problema è che è impossibile arrivare giù. Vedete, c'è questa schiumata che è perfetta, che va proprio verso il largo, anche se non è consistente. Quindi proviamo ad andare un po' più avanti per vedere se riusciamo a scendere. Ma soprattutto, vedete, questa striscia ora è scomparsa, quindi dipende dal treno di onde che arriva. E non va bene, serve qualcosa di più solido. Guardate che roba dietro di me, C'è un vento pazzesco, ma è veramente figo. Qui è un posto perfetto, vedete questa schiumata che arriva lì, lì è un altro posto ottimo e anche lì in punta. Io magari pesco in questa baietta, vediamo. E come avete visto, queste scogliere non perdonano. Non andate mai da soli e portate sempre delle scarpe da trekking. Prendete il tempo necessario per scendere. Ragazzi, prima di tutto facciamo la pastura. Ovviamente, come sapete, io utilizzo un po' di sarda macinata e pancarré perché gli piace molto. La sto stracciando con le mani in maniera abbastanza grossolana. Guardate che onde, porca miseria, bestiale. Ragazzi, non abbiate paura a spendere 8-10 euro di pastura, perché vi assicuro che verrete ricompensati. Facciamo di nuovo delle palline e ora andiamo a pasturare. La pastura, come al solito, è fondamentale. I pesci sono dispersi su tutta la scogliera, ma pasturando noi possiamo attirarli in un unico punto, dove poi pescheremo. Ci sono diverse teorie su questa pastura e io sto sperimentando quella che funziona meglio. Faccio delle piccole palline e le tiro praticamente sotto i miei piedi. La corrente farà il resto. Preparato la montatura, cominciate a tirare un vento, ragazzi, furibondo. Ora continuiamo a pasturare. Molto buono il mare, Spero veramente in qualche grosso sarago, ma come esca sto usando dei gamberi, dopo vi faccio vedere l'innesco, che sono gli stessi che ho usato a Bolentino. Vanno benissimo gamberi, sardine, si può pescare veramente con tutto qui, è perfetto qualsiasi tipo di esca. Ora abbiamo lanciato, vediamo che succede. Mi ha fregato subito. Ma fregato subito, che vi assicuro che non è facile. Vi spiego il motivo. Avete visto io che lascio l'archetto aperto? Perché? Perché il galleggiante è scorrevole. Quindi gli devo dare il tempo al piombo di scendere. Lui ha mangiato subito. Appena il piombo ha toccato. E oggi sto provando una novità che uscirà a maggio 2025, il Daiwa Ballistic HD, dove HD sta per Heavy Duty, quindi un mulinello nato per lo spinning medio pesante, che tuttavia anche in questo tipo di pesca è perfetto. Infatti ha un corpo monoscocca in alluminio, è adatto a grosse prede e speriamo oggi di prenderle e a usi gravosi, ma soprattutto ha una frizione progressiva, che è ideale per combattere i grossi pesci. Sta pesca è bellissima, una volta che si indovina il punto giusto e il momento giusto, veramente si fanno delle pescate che ci sogniamo in altre condizioni. Bisogna soffrire però.
Il vento soffia forte e le onde sono diventate gigantesche. Qualche segno della presenza dei pesci comincia a farsi vedere. Il galleggiante è andato giù, ma il pesce che ha mangiato non era abbastanza grande per rimanere allamato all'amo. Stanno mangiando, sono piccolini però. Ho capito che è piccolo perché ha sfilacciato l'esca, allungandola dalla sua posizione originale. La pastura sta cominciando a fare effetto, il mare ha cominciato a muoversi in maniera importante. Eccolo! Bellissimo! Guardate che sarago fasciato, meraviglioso, una mangiata potente. Ah. Questo è davvero un bel sarago, guardate che colori. Rispetto al sarago maggiore, il sarago fasciato non raggiunge le stesse dimensioni e rimane più piccolino. Questo infatti è un ottimo esemplare. Continuiamo subito perché dove ce n'è uno ci sono anche gli altri. In questo caso il banco potrebbe essere arrivato sotto i miei piedi, non devo perdere tempo e continuare a lanciare la pastura per far sì che i pesci rimangano esattamente lì. Stanno mangiando, sono bei pesci. Io ho un amo grosso, magari esagerato, però preferisco fare un po' di selezione perché pescetti piccoli daranno solo fastidio. In più poi l'amo grande non se lo ingoiano. Ho notato che mangiano proprio qui sotto. Secondo me siamo riusciti a far arrivare tutti questi fasciati, vediamo. Ce l'ho, E nonostante l'amo grande, guardate che micro pesciolino. Questo è un sarago maggiore. Ragazzi, non ve lo faccio vedere, ma purtroppo può accadere. Si è ingoiato tutto e l'amo è del 2, misura 2. Purtroppo se l'è ingoiato, gli spiace, può accadere purtroppo, nonostante l'amo molto grande. Ok, sono riuscito a togliere, speriamo. Dai che ce la fai, dai piccoletto. È andato, ragazzi. Dai che è andato, mamma mia, mi dispiaceva troppo. Invece piano piano ho tolto l'amo, senza con lo slamatore, senza fare troppa forza. Non ha perso sangue, se non poco, quindi secondo me ce la farà. Dai che ce la fa. Guardate, vi giuro, sto usando un amo enorme, Ma ad un tratto, così come sono arrivati, i saraghi spariscono di nuovo. Tuttavia, ogni tanto qualche mangiata timida si vede e quindi non demordo e continuo a pescare. Se è grande tirano delle mangiate paurose. Questi pesciolini più piccoli sbocconcellano, ma non ci rimangono. Ora vi faccio vedere come innesco il gambero. Vedete lo sguscio? Entro nel tocchetto con l'amo e giro dall'altra parte. Semplice. Questa pesca sembra semplice, ma io vi giuro, siamo stati 2 ore a cercare il fondo giusto, il posto giusto, la montatura corretta, perché quella cambia di momento in momento e alla fine i pesci sono arrivati. All'ultimo secondo, purtroppo sta facendo buio, ma vi assicuro che ci abbiamo lavorato, non è stata una passeggiata. Dopo una mezz'oretta il vento comincia di nuovo a montare, il mare si ingrossa e i saraghi cominciano a mangiare di nuovo. Ce l'ho! Bel pesce! Mamma mia! Tutti mega fasciati! Guardate questo sarago fasciato. Questo probabilmente è stato colpito da un pescatore subacqueo e si vede perché qui, diciamo, ha avuto una ferita, però si è rimarginata negli anni. Guardate che io uso un amo enorme e nonostante tutto l'ha preso benissimo. Questo è un bellissimo pesce, io ho le mani giganti, non guardatele. Guardate come l'ha preso bene l'amo, proprio perfetto. Ci stiamo sbrigando perché ora sta succedendo di tutto. E così come vi ho detto prima, quando i pesci sono in attività non bisogna perdere tempo, proprio per evitare che il banco si sposti. Ce l'ho,
Che pesci! Bellissimi! Quando il galleggiante va giù è un'emozione che non si può descrivere. Uso un amo grosso perché molto spesso i pesci vengono allamati sul labbro ed è la condizione migliore, sia per liberarli velocemente, sia per continuare a pescare senza troppi intoppi. Comunque, se siete appena arrivati sull'Off Fish, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, in modo tale che non perderete queste meravigliose avventure di mare. Questa pesca è davvero pericolosa, però l'unico modo per farla è con questo mare. Non andate da soli e eccolo Piccolino, ha fregato. C'è talmente tanto mare mosso che non mi accorgo se stanno mangiando. Poi purtroppo ancora non ho trovato un galleggiante ideale. Poi ve li faccio vedere e considerate che stiamo pescando a circa 8 metri di fondo più o meno. E tra le decine di saraghi più piccoli, ogni tanto qualcuno più grande mangia l'esca e il galleggiante affonda nel blu. E stavolta un grosso sarago rimane allamato. Mamma mia! Ah! Tirava! Il sarago maggiore tira di più degli altri. Però avete visto che con la canna giusta e con il mulinello giusto si fa tutto. È arrivata un'onda pazzesca. Questi si tirano su di peso. E lo sto facendo grazie a una canna che può tirare anche pesci da 1 chilo. Non lo so, non l'ho ancora provato. Vi ricordate l'altro video quando avevo difficoltà a tirare su questi pescioni? Ecco, ho voluto provare una canna che è molto più potente. E vorrei testare questa canna anche con pesci di 1 chilo e oltre, per vedere se riesce a farlo. Questo, a differenza degli altri, è un sarago maggiore. Vedete la bocca, le striature, vedete quanto è diverso. Questo è piccolino, lo ributtiamo. Ciao piccolo. Mua. Rispetto all'altra canna arancione che utilizzo, questa è una 6 metri ed è molto più potente. In realtà non c'è un limite di lancio. Quell'altra che ho aveva 80 grammi, che comunque non li lanciava. Ma vi ricordate la difficoltà nel tirare su alcuni pesci? Qui devo dire che comunque con quei bei saraghi faranno sui 3 etti. Comunque li ho tirati su senza alcun tipo di problema. Bisogna ovviamente sfruttare l'elasticità della canna, non tirarli su, diciamo, in maniera errata. Quindi una canna così è fondamentale, soprattutto in queste condizioni dove il guadino qui è impossibile da usare, ve lo assicuro, perché diventerebbe pericolosissimo. Io dovrei sporgermi fino lì e riuscire a fare una cosa da matti. Il galleggiante perfetto, secondo me, non deve superare i 40 grammi, diciamo, tra piombo, galleggiante e tutto quanto, perché comunque poi col vento non si riesce proprio a lanciare, come è successo prima. Infatti avevo provato a usare quei galleggianti portoghesi, ma non era possibile farlo. Ma soprattutto perché poi ho difficoltà a trovare il galleggiante giusto. Guardate, sta tramontando il sole, ci sono dei colori incredibili. No, niente. Comunque stanno mangiando, stanno apprezzando. Con un gambero ci vengono circa 3 bocconi, perché l'amo, vedete, è grande. L'amo grande a volte fa selezione. Tanto guardate che se un sarago grosso se lo vuole mangiare, non ci pensa un secondo. Come vedete qui io ho un trecciato e poi ho circa 20 metri di preterminale, 15 metri. Perché utilizzo un trecciato? È perché col vento forte, con la corrente, se utilizzassi uno 0,28 diretto, il filo sarebbe enorme. Invece questo è uno 0,12 e mi consente di lanciare lontano per un'ottima resistenza. Ci abbiamo messo un sacco a trovare il posto Mamma che mangiate, ragazzi. Eccolo, eccolo. Questi saraghi maggiori tirano molto di più dei fasciati, Questo ha mangiato bene, per fortuna.
Il sarago maggiore è molto più buono da mangiare rispetto al fasciato, però raggiunge anche dimensioni più grandi. Da quello che ho visto sott'acqua ci sono molti più saraghi fasciati che saraghi maggiori e per questo gli esemplari che non voglio tenere li ributto tutti quanti. Oggi non ne terrò neanche uno. Avete visto il concetto che dico io di sostenibilità? Noi ci siamo tenuti 3 saraghi fasciati che comunque non raggiungono dimensioni gigantesche, mentre i maggiori, che comunque diventano più grandi, è una preda più pregiata, li abbiamo rilasciati, anche se sono più buoni da mangiare, perché erano piccoli comunque, pieni di spine per quella dimensione. Invece questi qui comunque già vanno bene. E poi a me non piace mangiare il pesce congelato. Nonostante sia pericoloso, guardare questo mare ti incanta. E proprio mentre le onde diventano sempre più alte e si infrangono sulle scogliere, un ultimo sarago mangia. Eccolo! Comunque la pesca è incredibile. Siamo stati 2 ore a non vedere nulla e poi tutto a un tratto c'è stata un'esplosione di pesci. Vedete? La marea, le correnti, il mare, il vento sono cambiate tante volte oggi. Poi subito si è mosso di nuovo e allora era il momento dei saraghi e sono entrati dopo, Ci siamo. Oggi è stata una giornata incredibile, come solo il mare può regalare. Abbiamo veramente visto un vento terribile, onde gigantesche, poi il mare si è calmato, si è mosso, alla fine abbiamo fatto una bella pescata, pesci non enormi ma comunque non ci possiamo lamentare. E con questo tramonto io vi saluto, mi raccomando iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!